Passato prossimo, imperfetto, tra passato prossimo e passato remoto. Che cosa sono questi nomi in italiano? Beh, sono i nomi dei tempi del passato del modo indicativo. E oggi parleremo proprio di questo, dei tempi del passato in italiano. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale dove ogni settimana pubblico video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Oggi parliamo di grammatica e faremo una bella ripetizione di tutti i tempi del passato del modo indicativo. Sicuramente troverai questa lezione molto utile, però se vuoi anche scaricare un PDF con gli appunti di questa lezione, allora puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione, inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e ti manderò il documento. Lo troverai davvero molto utile. Mamma mia, quasi dimenticavo, abbiamo un annuncio enorme alla fine del video e questo annuncio riguarda un nuovissimo corso, quindi resta fino alla fine del video per scoprire qual è l'annuncio. Fantastico, adesso iniziamo subito con la lezione di oggi e partiamo dal primo tempo del passato, il passato prossimo. Il passato prossimo in italiano è un tempo composto. Infatti esistono due tipi di tempi, i tempi semplici e quelli composti. Un tempo semplice è formato da un solo verbo, un tempo composto da due verbi. Un verbo che aiuta, chiamato ausiliare, è un participio passato. Il passato prossimo è un tempo composto. Come si forma il passato prossimo? Beh, con il presente del verbo essere o avere e poi il participio passato. E come si forma il participio passato? È molto facile. Dobbiamo togliere la desinenza dell'infinito, quindi are, ere o ire, e poi dobbiamo aggiungere la desinenza del participio passato, ato, uto e ito. Per esempio, parlare, parlato, cadere, caduto, dormire, dormito. Ovviamente ci sono alcuni verbi che hanno un participio passato irregolare e questi generalmente vanno imparati a memoria. Però non preoccuparti perché puoi trovarli facilmente su internet oppure su un libro di grammatica. Però io ti ho detto che il passato prossimo si forma con il presente del verbo essere o avere più il participio passato. Quindi la domanda è: essere o avere? Beh, generalmente con la maggior parte dei verbi in italiano usiamo il verbo avere, però ci sono alcune categorie di verbi con cui usiamo essere. La prima categoria riguarda i verbi di movimento. Per esempio, ieri sono andato al cinema. Chiaramente il verbo andare esprime un movimento, quindi usiamo essere. E ricorda che quando usiamo essere dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero del soggetto. Quindi io dico: io sono andato se sono un uomo, quindi maschile e singolare. Sono andata, femminile singolare. Sono andati per il maschile plurale o anche usato per un gruppo misto di uomini e donne. E per finire, sono andate, femminile plurale. Poi usiamo il verbo essere anche con i verbi che non esprimono alcun movimento. Sì, proprio il contrario. Questi verbi generalmente sono solo tre: stare, rimanere e restare. Per esempio, ieri sono stato a casa tutto il giorno, ero stanco. In questo caso non c'è nessun movimento perché io sono stato a casa, sono rimasto a casa fermo tutto il giorno. Quindi usiamo essere. Poi usiamo il verbo essere anche con i verbi che esprimono un cambiamento. Per esempio, diventare, nascere, crescere, morire. Per esempio, quest'anno sono diventato insegnante. Qui stiamo esprimendo un cambiamento, perché prima non ero un insegnante, ma adesso sono diventato un insegnante. Poi usiamo il verbo essere con tutti i verbi riflessivi. Per esempio,
a che ora ti sei svegliato stamattina? E per finire usiamo il verbo essere anche con essere. Per esempio, siamo stati a Roma lo scorso weekend. Qui puoi anche notare che il participio passato di essere è irregolare, stato, ed è uguale al participio passato di stare. Infatti, essere e stare condividono lo stesso passato prossimo. Ora, attenzione, perché le regole che ti ho detto non sono delle vere e proprie regole, ma più che altro dei consigli. Questo perché a volte non funzionano. Per esempio, se prendiamo il verbo camminare, che chiaramente è un verbo di movimento, camminare non richiede essere, ma avere. Infatti si dice ho camminato. Per esempio, ho camminato per molto tempo. Quindi bisogna stare attenti. Usa queste regole come consigli, però a volte ci potrebbero essere delle eccezioni. Inoltre, tutte le regole che ti ho detto su essere o avere non si applicano solo al passato prossimo, ma a tutti i tempi composti. Adesso passiamo all'imperfetto, che però è un tempo semplice ed è molto facile da coniugare. Infatti devi semplicemente togliere le ultime due lettere dell'infinito, quindi R, e poi aggiungere le desinenze dell'imperfetto, che sono uguali per tutte le coniugazioni. Le desinenze sono vo, vi, va, vamo, vate, vano. Per esempio, prendiamo il verbo parlare, coniughiamolo insieme, togliamo le ultime due lettere, R, E, quindi abbiamo parla, e aggiungiamo vo, vi, va, quindi parlavo, parlavi, parlava, parlavamo, parlavate, e attenzione qui, parlavano, parlavano. Ora il verbo avere. Avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano. E per finire, dormire. Dormivo, dormivi, dormiva, dormivamo, dormivate, dormivano. Ora, per fortuna, all'imperfetto non ci sono molti verbi irregolari, però ce n'è uno molto importante, il verbo essere, che è fondamentale da conoscere per il trapassato prossimo, che vedremo tra poco. Coniughiamolo insieme. Io ero, tu eri, lui, lei era. Noi eravamo, voi eravate, loro erano. Ok, abbiamo visto il passato prossimo, abbiamo visto l'imperfetto, ma qual è la differenza tra questi due tempi del passato? Dobbiamo usare il passato prossimo o l'imperfetto? Come? Quando? Te lo dico tra pochissimo, però prima voglio chiederti un piccolo favore, cioè quello di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Infatti, se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è utile e interessante e quindi YouTube lo consiglierà ad altri studenti e studentesse come te. Quindi non dimenticare di lasciare un bel mi piace e adesso andiamo avanti con il video. Quindi parliamo delle differenze tra il passato prossimo e l'imperfetto. Generalmente usiamo il passato prossimo per parlare di azioni che sono iniziate e finite nel passato. Invece usiamo l'imperfetto per azioni ricorrenti e abituali nel passato. Per esempio, da bambino andavo sempre a mangiare a casa di mia nonna. In questo caso usiamo andavo, l'imperfetto, perché stiamo parlando di un'azione abituale, ricorrente nel passato. Io non sono andato a mangiare da mia nonna una volta, ma andavo sempre quando ero un bambino. Quindi un'azione ricorrente, abituale. Invece, se dico ho iniziato a studiare l'italiano 2 anni fa, che cosa cambia qui? Usiamo il passato prossimo, ho iniziato a studiare, perché sto parlando di un momento molto preciso nel passato, 2 anni fa. Quindi l'azione di iniziare a studiare inizia e finisce nel passato. Io studio ancora l'italiano probabilmente, ma non è questo il punto. Il punto è che l'azione di iniziare è iniziata e finita, chiaramente, in un momento molto preciso nel passato, 2 anni fa.
Chiaramente ci sono altri aspetti da considerare quando scegliamo tra il passato prossimo o l'imperfetto, e per questo motivo voglio consigliarti questo video che ho fatto sul mio canale un po' di tempo fa proprio su questo argomento. E adesso passiamo a un altro tempo composto molto importante, il trapassato prossimo. Il trapassato prossimo viene usato in italiano per parlare di un'azione passata più passata di un'altra azione passata. Quindi se abbiamo due azioni passate, quella più lontana nel passato verrà espressa con il trapassato prossimo. Per formare il trapassato prossimo è molto semplice. Dobbiamo usare l'imperfetto del verbo essere o avere e il participio passato. Per esempio, quando mi hai chiamato, avevo appena finito di guardare il film. Quando mi hai chiamato, avevo appena finito di guardare il film. Se tu ci pensi, quale delle due azioni passate avviene prima? Beh, prima io finisco di guardare il film e poi tu mi chiami. Quindi l'azione più lontana nel passato è finire di guardare il film. Perciò diciamo avevo appena finito di guardare il film. Usiamo il trapassato prossimo per indicare un'azione più passata dell'altra azione passata, cioè tu che mi hai chiamato. Oppure, ieri sera non sono uscito perché avevo ricevuto una brutta notizia ed ero triste. Ieri sera non sono uscito perché avevo ricevuto una brutta notizia ed ero triste. Quindi, quale delle due azioni avviene prima? Beh, prima ricevo la brutta notizia e poi, dato che sono triste, non esco. Quindi l'azione che avviene prima è ricevere una brutta notizia e perciò usiamo il trapassato prossimo. E ora passiamo all'ultimo tempo del passato di cui parliamo oggi, il passato remoto. Già dalla parola possiamo capire che il passato remoto si usa per parlare di azioni molto lontane. Infatti remoto è un aggettivo in italiano che significa molto lontano. In realtà però il passato remoto non è più usato così tanto nella lingua parlata, se non un po' di più al sud, però generalmente nella lingua parlata preferiamo usare il passato prossimo. Però il passato remoto è molto usato nei libri, nei romanzi, quindi se hai letto un libro in italiano raccontato al passato, sono sicuro che la maggior parte dei verbi era al passato remoto. Ora, come facciamo a scegliere tra il passato prossimo e il passato remoto? Il passato prossimo e il passato remoto hanno esattamente la stessa funzione. L'unica differenza è la distanza nel passato. Il passato prossimo racconta un'azione avvenuta in un passato più recente. Il passato remoto un'azione avvenuta in un passato molto più lontano. Ma come facciamo a scegliere il passato remoto? Un'azione che è avvenuta un anno fa? 10? 100? In realtà no, è più una questione stilistica. Nei libri si preferisce il passato remoto, nel parlato il passato prossimo. Magari a volte in un ambiente un po' più formale o se stai raccontando una storia passata, magari non di te, ma di un'altra persona, quindi una storia da cui tu ti senti particolarmente distaccato, allora puoi usare il passato remoto. Però, di nuovo, è una questione più di stile che di davvero distanza nel passato. Ma come si forma il passato remoto? Beh, si forma come gli altri tempi semplici. Quindi noi andiamo a togliere le desinenze dell'infinito, are, ere, ire, e aggiungiamo quelle del passato remoto. Queste cambiano da coniugazione a coniugazione. Per esempio, proviamo a coniugare il verbo pensare. Quindi togliamo are e abbiamo pens e aggiungiamo le desinenze del passato remoto per la prima coniugazione. Pensai, pensasti, pensò, pensammo, pensaste, pensarono. Ora proviamo con il verbo credere. Credetti, credesti, credette, credemmo, credeste, crederono. Al passato remoto per i verbi in ere abbiamo due forme accettabili, per la prima e terza persona singolare e per la terza persona plurale. Infatti, come ho indicato qui, abbiamo io credetti o credei, lui lei credette o credè e loro credettero o crederono.
Prima, mentre coniugavo il verbo, mi sono confuso e ho mischiato le due coniugazioni. In ogni caso non è un problema perché sono tutte e due accettabili, quindi puoi scegliere quella che preferisci. Torniamo al video. E per finire, uscire. Uscii, uscisti, uscì, uscimmo, usciste, uscirono. Purtroppo al passato remoto ci sono un bel po' di verbi irregolari che vanno imparati a memoria, però voglio coniugarti due molto importanti, essere e avere. Essere è completamente irregolare. Guarda qui. Io fui, tu fosti, lui, lei, fu, che sicuramente hai visto molte volte nei libri. Noi fummo, voi foste, loro furono. Invece il verbo avere è io ebbi, tu avesti, lui, lei ebbe, noi avemmo, voi aveste, loro ebbero. Fantastico, abbiamo fatto davvero una bella ripetizione dei tempi del passato. Però voglio dirti un'altra cosa. I verbi in italiano sono davvero molto importanti, come in tante altre lingue. Questo perché grazie alla conoscenza approfondita di tutti i verbi, dei tempi verbali, eccetera, puoi davvero esprimerti al meglio in italiano. I verbi sono la parte centrale della frase, sono importantissimi. Scegliere il giusto tempo ti permette di comunicare davvero le tue intenzioni. Alcuni di questi tempi, come il trapassato prossimo o il passato remoto, sono più avanzati, ma comunque importanti. E allora, per questo motivo, voglio presentarti il nostro nuovo corso Italiano Vero Avanzato. È un corso avanzato in italiano di 12 unità che ti permetterà di padroneggiare completamente la lingua italiana. Troverai tantissimi materiali autentici come canzoni, monologhi comici, discorsi politici, interviste e tanto altro. E grazie all'utilizzo di questi materiali autentici potrai finalmente smettere di parlare come uno studente e iniziare a parlare come un vero italiano. Il corso Italiano Vero Avanzato è adesso aperto alle iscrizioni ed è il corso più approfondito che io e il mio team abbiamo mai creato. Siamo davvero molto felici del risultato. Quindi, se hai un livello già alto in italiano ma non sai più come migliorare, questo corso sarà perfetto per te. Trovi tutte le informazioni qui sotto in descrizione. Benissimo, spero che questo video ti sia piaciuto e se sì, non dimenticare di lasciare un bel mi piace e se non vuoi perdere nessun video futuro, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!